Siamo alla fine di una giornata impegnativa con i nostri amici giapponesi. Che esperienza fantastica quando si viaggia in un paese e non solo si vedono le cose che vedono i turisti, ma poi si entra all'interno di una famiglia giapponese, in una casa giapponese. È bellissimo vedere i piccoli rituali, vedere le stanze. È anche faticoso perché si cerca di farsi capire, e a volte il problema non è la mancanza di conoscenza della lingua comune, che è sempre la lingua inglese, ma sono proprio le diverse usanze, il diverso background culturale che manca da un lato o dall'altro. Però i nostri amici, i nostri che ci ospitano sono delle persone deliziose e sono fatti in quattro per farsi capire, per metterci a loro agio. Hanno chiamato gli amici che parlano italiano, che hanno vissuto in Italia, che hanno fatto le vacanze in Italia, e poi hanno preparato questo banchetto incredibile di cose buonissime cucinate da loro, naturalmente, e hanno apparecchiato la tavola in un modo particolare, con tutti i piatti particolari. No, una bellissima esperienza che ti dà proprio conferma che il valore del viaggio eh, aumenta e viene amplificato quando effettivamente non fai il turista, mordi e fuggi, ma prendi il tempo per stare con le persone. Vabbè, bisogna anche avere la fortuna di conoscere le persone, perché non è che si possa viaggiare, bussi alla prima porta che capita e dici fatemi entrare a far parte della vostra famiglia. Però quando succede è molto bello, e c'è questo grande senso dell'ospitalità e di generosità che per certi versi accomuna la cultura giapponese alla migliore cultura dell'ospitalità italiana, dove le cose che ci sono si dividono. La casa dove stiamo è una casa molto bella, si vede che è una casa borghese molto grande, a 2 piani. La nostra stanza, quella che ci hanno dato, è molto grande, c'ha naturalmente il tatami, ci hanno dato i futon doppi, ci hanno spiegato che bisogna metterlo orientato verso nord oppure verso est, perché questo è il modo in cui si mette il letto. Ci hanno poi dato le coperte. È un po' faticoso stare seduti per terra tutto il tempo, anche quando si chiacchiera. Abbiamo cenato al tavolo, però poi abbiamo fatto un gioco di società seduti per terra, e quello è stato un po' faticoso, non tanto per le ginocchia ma per la schiena, però vabbè, va bene così. Bellissima esperienza, e domani si continua a Nagoya con i nostri amici.